Ok, ci Ok. sono. Come la vedi, Federica? Allora, lei mm, la vedo viaggiare su una specie di, come se fosse una roccia che però che fluttua, no? Quindi che vola a una Mm, certa distanza da terra. Sotto è tutto molto cupo, diciamo. Quindi lei sta a un certo livello da terra con questa navicella roccia, no? Tipo, sì, tipo una tavola a forma di roccia che fluttua, ok, nell'aria, e lei è in piedi lì e intorno a lei ci sono tutte le interferenze che, diciamo, in generale eh, cercano di entrare, ma lei ha messo degli enormi vetri che le bloccano, ok? mm, Ogni tanto è come se lei perdesse l'attenzione, diciamo, come se si girasse in eterico, ok? E un'entità di queste riesce a entrare e a interferirla, magari per poco. Diciamo, ultimamente posso dire una che l'ha interferita per un po', sono 3 mesi, mm. ok? Chiamala, chi è? Allora, appare questa figura che potrebbe essere femminile, è tipo come se fosse Morticia, è presente? La Mhm, famiglia Adams, però in fondo ai piedi non ha i piedi, ma è come se finisse a fantasma, con un vestito viola scuro. mhm. Non è l'illetterata, vero? No. Mm, no, 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 no. Direi che è collegata a Medusa, mi viene da dire, ed è come se tirasse fuori in Federica la sua parte femminile cupa, negativa, come se la facesse agire in maniera negativa al femminile, mi dice. Mm, Ok. Vibrazioni di Federica. Che hai già fatto 2 sessioni, vero, Federica? 37 3. miliardi, Consapevolezza. 183, Yes. 41, Vite. 1066, Cervello. 9.3. Allora, i valori sono buoni. Federica nella Matrix, normale che ci siano delle Mm, interferenze. sì. Quando è caduta dalle scale? Causa esoterica. Cosa è successo? Allora, qui c'era un'identità mentale, io direi che c'è. Ecco, questa è una delle interferenze che di nuovo c'è fissa. Entità mentale di livello 2, è come se ogni tanto non si facesse, è come se ogni tanto stesse in sordina e poi viene fuori di colpo quando è utile. Quindi c'è questa paura le crea questa paura anche solo in un istante del pericolo, mi viene in generale, no? Quindi magari Mm. appunto come lei ha detto, ha pensato, l'entità mentale ha fatto sì che lei pensasse, oddio, e se cado, e poi l'hanno fatta cadere apposta, no? Ok. Mhm. Mm, e lì è stato legato sì allora, no, direi non direttamente al fatto che ha prenotato la sessione con noi, non è diretta, però è come se lei avesse avuto un pregiudizio, ok, che le sarebbe successo qualcosa perché ha prenotato con noi e di conseguenza l'entità mentale ha usato questo suo pregiudizio per per crearle appunto questi due incidenti. Ok, l'altro è l'automobile. No, ma Sì, restiamo un secondo sulle scale. Lei ha pensato, sì, adesso cado, ed è sì, caduta. ed è proprio... Perché?
la PS cosa voleva comunicare? Perché a questa cosa, per esempio, a me capitano, no? Adesso mi cade il bicchiere dalle mani, mi cade il bicchiere dalle mani, però Mm. si rompe il bicchiere, ciao, ciao, finito, no? Mentre cadere dalle scale è un danno che Può si essere anche subisce pericoloso. a noi stessi e poteva farsi molto male, non si è fatta niente, se non due bottarelle, due lividi, ma perché? Per la PS, tu dici lo Mm, scopo della PS? mhm, Allora, la prima cosa che mi dice è a volte lei ha bisogno di rallentare e io devo trovare un meccanismo per farla rallentare, perché va troppo in là con le azioni, con la mente per fare azioni e rischia di farle in maniera dannosa, mi dice. mm. Ok, quindi ha trovato questo escamotage per farla rallentare. Anche il simbolo del camminare e di fare le scale, ok, fare i vari gradini, i passi, mi dice, è proprio è anche simbolica questa cosa, che se lei fa troppo, va troppo veloce, va troppo in là, inciampa e cade. Mhm. Quindi la PS ha voluto cercare di rallentare Federica, ok? Lei va... Incidente in macchina. Ok. mm, sì, Incidente in vado. macchina. Si distrae, colpa sua, finisce con la macchina nella portiera di un'altra automobile ed è tranquilla. Non si preoccupa istintivamente come dovrebbe della salute degli occupanti della propria macchina e degli occupanti dell'altra macchina, ma quasi si deve sforzare per attivare tutte le pratiche successive a un incidente. Sì, allora lì mi era chiaro mentre lo raccontava proprio, ho visto proprio l'immagine, quindi c'è stato questo, potrei dire, eh, rappresentante del secondo universo, un po' una forma, una figura nera un po' quasi vaga, un po' così, no? Un po' quasi, sembra uno schizzo, nera, che è come se avesse prelevato una parte di Federica, ok? Comandato e questa parte comandava il corpo. Quindi lei in tutto l'incidente, fino a quando la sua PS è riuscita a riportarla completamente nel corpo, le sue azioni venivano comandate da questa interferenza. C'è proprio un'immagine di lei e del corpo in macchina che guida. Mhm. Un'altra parte di Federica sospesa e sopra questa entità nera che la tiene e la comanda e le dice i movimenti. La PS si è accorta, è riuscita a farla tornare nel corpo e quindi da lì poi ha ripreso l'azione e l'emotività per fare le cose più umanamente, direi, ecco, come se le avesse È, tolto l'umanità. Boh. è Mm. eterica o mentale? Non ho capito. Eterica è legata al secondo universo. Ah, vediamole tutte. Questa come si chiama? Secondo universo, quindi... Ok, come si chiama? Le eteriche, eh? Sì, sì, Destuk. Mi dice come se fosse metà energia, mi dice, mi fa vedere metà energia di Moloch e metà energia mi viene Poseidone. Poi, chi c'è? Ci sono EDL? Allora, prima quando lo dicevo ho visto, è quasi come se lei percepisse gli EDL non che interferiscono lei, ma che interferiscono gli altri. Mm. Mm, ma anche a qualche distanza, a qualche centinaia di metri di distanza, direi in un raggio di 200-300 metri, lei è come se captasse gli EDL delle persone che hanno una certa vibrazione. Aspetta, provo a spiegarlo a step perché è difficile da far comprendere. Lei è Federica, no? Ok, ha le sue modalità, il suo carattere, e ha, diciamo, i suoi blocchi, le sue debolezze, no? Come tutti, Mhm. ok, che vibrano a una certa vibrazione, ok? Lei nel raggio di 200-300 metri, in alcuni momenti della giornata, direi quando è più sensibile, quando è più collegata all'esterno, mi viene da dire,
percepisce gli EDL delle persone che vibrano con la stessa vibrazione del suo disagio del momento, ecco. E a volte possono essere anche una ventina, 30, e li vede vagare. Altri eterichi ci sono? Sì, c'è questa tizia qua che ogni tanto arriva. Mhm. Morticia. Sì. E poi c'è l'entità mentale di livello 2 fissa. Ok, ma Morticia non c'è adesso. No, E... e quello del secondo universo non c'è, no, o c'è? no, no, Ah, no. non c'è. Sono No, vanno e stati vengono. dall'ultima sessione a oggi. Sì, anche un Mentre l'entità Leonide a mentale un 2, certo punto. ok. Adesso non c'è, ma c'è stato, lo Mentre vedo. l'entità mentale 2 c'è. È Sì, l'unica c'è, cosa che c'è. Ci sono esatto. impianti? C'è questo impianto mentale che le fa attivare questa paura del divenire, direi, sì, Basta. del pericolo dell'azione, sì. Chi ha mandato via Morticia? O meglio, perché Morticia non c'è più? Allora, vedo un episodio. Allora, l'ha mandato via Federica con la sua PS, diciamo, no? Quindi lei. La sua PS è riuscita, direi, a presentarle una scena di vita che ha fatto sì che lei si accorgesse di essere interferita da Morticia, ok? Vedo questa scena dove c'erano i suoi bimbi che in qualche modo le hanno fatto capire che lei stava mettendo in atto la parte negativa sua femminile nei loro confronti, quindi ehm, quasi in quel momento lì vedo quasi un'attenzione verso i figli da preoccupazione, non so come dire, no? C'è l'attenzione per i figli, ma perché è come se lei fosse preoccupata in quel momento. E loro, forse addirittura uno dei due gliel'ha detto, cioè si sentiva quasi soffocato. Mhm. Ok, lo vedo quasi come se fosse soffocato e dice: Mamma, ma perché fai questa azione così ehm, quasi Sovrastante. esatto, si sentiva invaso, no? Cioè, spingeva troppo. E lei in quel momento, non so se consciamente o in qualche modo si è rinsavita da quell'azione e l'ha fatta in maniera molto più dolce, senza la preoccupazione. E Morticia è andata. Va bene. Stessa domanda per l'essere del secondo universo. E lì la PS è riuscita a riportare Federica nel corpo e lui si è dovuto staccare per forza. E lei è tornata umana, con l'umanità, direi, con le emozioni. Ok, chiamiamo nel cinema tutti quelli che lei ha chiesto, i figli per esempio, e il marito. Sì, il marito entra un po' scocciato, annoiato, cioè annoiato. Mm. Vuole far apparire che è annoiato, ma io ci vedo dietro paura, timore. Ok, vuole entrare o no? Non c'è un dovere. È un'opportunità, è un piacere, è un'occasione. No, di piacere proprio lui non ha niente, Vuole molto. entrare o no? No, Per se stesso. no, per sé no. Ripeto, l'invito nel No, cinema no. è esclusivamente per se stessi. Non è per venire a spiare, non è per venire a criticare, non è per venire a vedere cosa si dice e poi non lo so, criticare, ok? Non è per vedere, è per se stessi, è un'opportunità. No, no, ha troppo paura. E allora non venga. No. Figli, sono due, no? Oh, sono contentissimi seduti davanti. Mhm. Ok, chi altri vedi? Non so, un'amica di Federica mi dice, è un po' in fondo, però è voluta entrare lo stesso. Mhm. Preferisce stare in fondo lì, ma
è entrata, mi dice che è un'amica di Federica. Mhm. E poi ci sono due signori, due uomini, Chi così, sono? due uomini che sono molto interessati a vedere il lavoro che facciamo. Ah, E- uomini del tempo, tipo. no, 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 Ah, persone. No, no, ma mm, per chiunque, loro stessi, esatto, cioè hanno preso non l'occasione, di l'opportunità. Federico. Ok, Mm, tu li conosci? no. Quindi Secondo me sono persone che conoscono qualcuno che ha fatto sessioni con noi, segue le nostre sessioni e sono incuriositi di approcciare, ecco, questo è il nostro Mm, lavoro. va bene. Ehm, ma uno è il parente di quello che dice cretina, quello lì? È un parente? Capito chi è quello che Sì, sì. dice? Eh. Più che parente mi dice amico. No, è un parente, è un Ah, cugino che si sta avvicinando, che è qui, che là, non so, chiedo, per un amico. no, no, no. Mm, no, forse so, poi ti dico dopo. Ho capito Ok, chi è, chi sono. va bene. Mm, chiamiamo, vediamo se viene perché esiste e ha voglia di venire. Viene ed è il marito e bla bla bla. Chiamiamo nel Mhm. cinema La Fiamma. Allora, cioè come se ci fosse questa bozza di fiamma. Quindi sei grezza, un po', come si dice, un po' di più che grezza, mi viene da dire, no? Mhm. Quindi è quasi un po', è come se fosse una grezza, ma ha un piccolo velo davanti di accenno di un viso. Dove si trova? Non molto lontano dalla sua zona, più o meno lì, un po' Beh, più forse a sud ma il della fatto sua che sia città. così grezza, significa che può essere da un momento all'altro anche qualcun altro. Sì, perché è un ideale di tipologia di uomo, potrei dire. Mhm. Mm. E penso che sia in quella zona lì proprio perché lì è come se lì ci fosse la possibilità che con qualche caratteristica in più possa essere lì. Ok, posso dire là vicino a quale città abiti, Federica? Ma, insomma, ti viso. No. Vabbè, sì, posso dirlo? Sì. Ok, siamo vicino a Roma, alla capitale. Mhm. Va bene, viene questa pseudofiamma, Sì, sì, questa grezza, chiamiamo anche le altre grezze, se ci sono. ce ne sono altre tre. Quindi abbiamo chiesto una fiamma, ne ce ne sono venute quattro. Mm. È un incendio, magari adesso torniamo sugli incendi. Mhm. Va bene, allora, l'incidente l'abbiamo fatto, le scale le abbiamo fatte. Nome della PS, Sorgente verde. nome Mi- della mi- PE. si Dimmi, dimmi. rappresenta tipo, sai, quelle vasche dell'antica Roma Ah. dove facevano il bagno, dove l'acqua dentro è verde. Nome della PE. Corollario d'oro. Che Mhm. fantasia che hanno oggi. Mm.
Ehm, Va bene, capitolo disincarnati. Chiamiamo le sue due amiche, chiamiamole così, e quel Mhm, signore, come ti dicevo. mhm, mhm. Che succede? Eh, è come se si disputassero la casa da pulire. Ah, Vic a entrambe. Mhm. Non è più tempo di pulire la casa, ma la propria anima. Mm. Allora, una delle due, la prima, diciamo, ok, mentre ha preso la Vic e quindi è uscita da tutto ciò che era terreno, ha trasformato la scopa che aveva in mano in una bacchetta che ha fatto sì che lei, la sua vibrazione, cioè se l'è girata intorno a sé e ha creato la sua vibrazione ideale per andare poi nel portale aureo. Mhm. Questa è quella, la 1 o la 2? La 1. Diciamo che quello che lei vede dalla sua esperienza è che ha vissuto la sua vita legata all'idea che era come se sarebbe stata una brava donna se avesse eh, mh, faticato la sua vita, ecco, faticato nella sua vita. Quello faceva sì che lei fosse una brava donna. E adesso vede che in realtà ha sprecato, tra virgolette, la vita, rimanendo legata a quell'idea che le era stata raccontata, diciamo. È un'idea comune, no? Mm, Che si debba faticare per poter... È vero che dopo la fatica e il risultato, anche se non so, pulendo casa, poi uno è contento perché la casa è pulita, c'è una certa soddisfazione, no? Questo è vero. Allo sì, stesso tempo c'è un ehm, limite, diciamo, nel c'è un senso. limite, non bisogna soffrire per essere Ecco. soddisfatti alla fine della vita e dire ho lavorato tanto e ho creato molto, sì, non ti sei Mhm, goduto nulla, però esatto. hai imparato soltanto a lavorare. Mm. E la 2? La 2 invece vede che lei, diciamo, lavorava e faticava quasi come se dovesse rincorrere il suo obiettivo, ok? Ma più correva e più l'obiettivo era lontano e quindi è arrivata quasi, cioè in eterico la vedo proprio, mi fa proprio vedere questa scena, no? Dove lei lavora e come se mentre lavora corre a rincorrere qualcosa, poi a un certo punto inciampa e muore inciampando. Quindi no, il senso è questo, che lei si è messa a rincorrere una cosa che era più grande di lei o che comunque ha visto che mh, quello che vuole dire è che la sua esperienza è che nella mente, cioè usava la mente per arrivare a un obiettivo invece che seguire il cuore, ecco, mi dice, no? E quindi con la razionalità, pensando di dover lavorare per raggiungere qualcosa e non si è mai fermata a sentirsi, ecco. Mm. Mm. Va bene, Mhm. le mandiamo nel portale Aura e vediamo se è arrivato il Signore. Mm. Posso dire quello che dice? Sì, sì. Finalmente mi sono deciso.
di liberarti dal mio carico. Mettiamo una Vic e vediamo se vuole aggiungere qualcosa. Sì, per cercare di farla felice sono stato sulla terra più del dovuto, di quello che avrei desiderato. Per cercare di sostituirmi a un uomo che poteva essere un eventuale compagno che non c'era. Pensando che fosse per il suo bene, ma adesso con la Vic vedo che, cioè adesso è chiaro che era più un mio bisogno di vederla felice, più che renderla felice, ecco, perché in realtà non lo era mai. Va bene, lo salutiamo. Mhm. Andiamo tutti e tre nel portale aureo e chiamiamo tutti quelli che vogliono approfittare di questa apertura. 348 persone. Sono tutti collegati a Federica o no? No. Allora, Federica c'è qualche compaesano, direi una ventina più o meno. Vedo tante persone sofferenti fisicamente, cioè vedo molte persone che sono proprio che sono rimaste al momento della morte, dove sono morti proprio alla stregua della sofferenza e del dolore, quindi che si trascinano. E poi varie, altre persone molto varie. Direi che il richiamo è stato con una certa frequenza. È come se Che quando tu senso? nel senso che è come se tu dici chi vuole prendere l'opportunità venga, è Mm. come se ogni volta che tu dici una frase simile, quella frase ha una certa vibrazione che ogni volta cambia, ok? E viene percepita da qui in quel momento, dagli disincarnati che in quel momento vibrano quella vibrazione lì. Va bene. Mm. E quindi vengono Dimmi. richiamati verso il portale aureo. Lì lo chiudiamo, il portale aureo. Mm. E cerchiamo la causa esoterica del formicolio braccia e gambe. Sì, prima quando lo diceva era molto chiaro, è stato molto chiaro a me. Lo vedevo chiaro. Nel momento in cui lei ha sentito la nostra sessione, la nostra ipnosi, quella, adesso non mi ricordo, non so il titolo, comunque, quella dove facevamo fare un'azione alle perle, e non mi ricordo quale azione era, ma vabbè. Mhm. Ho visto proprio chiaramente che mentre lei l'ascoltava si è collegata a quell'azione e a quell'apertura energetica verso la terra, no? Verso la natura, ok? E la sua PS è come se l'avesse collegata a questa energia. Mm, Forse non era proprio pronta, nel senso che la PS l'ha fatto per far sì che lei avesse questo strumento in più per sentire la vibrazione delle cose, ok? Anche delle persone, della natura. E lei non ha colto che era questa vibrazione, ma ha sentito che era qualcosa di strano, ma le mancava questo passaggio. Quindi oggi la PS è molto soddisfatta, ok, di lei, che ha chiesto da dove arriva perché da oggi in poi può usarlo proprio come collegamento vibrazionale per sentire le vibrazioni del campo. Quindi sempre più connessa. Sì, Questo è collegato anche al fatto che sente e vede EDL a questo anche quello, punto degli esatto. altri. Sì,
sempre più. Con ogni volta è come se la PS, quando lei fa un passo, diciamo una consapevolezza in più, anche se è micro, ok, magari è più emotivo, emozionale e vibrazionale più che cosciente, ok, la PS le apre un canale in più. E quando lei lo sente per un po' e non, è come se non fosse più timorita, diciamo, inizia a sentirlo in maniera rilassata, ok, la PS magari le dà un pezzettino in più. Mm. Va bene. Stesso discorso, nel senso che è più connessa quando due avvenimenti, no? In uno lavava i piatti, nell'altro faceva qualcos'altro, meditava. Nel primo la bambina l'aiuta. Presenta una bambina, l'aiuta, le apre il portale aureo, mi sembra, no? Mhm. Sì, quella è una bambina disincarnata. Eh, come posso dire, da qua vedendo quella bambina come mai ha preso, diciamo, l'occasione di venire da Federica, mettendomi dietro la bambina quando ha fatto questa azione, vedo che spesso è come se alcuni disincarnati vagassero Mm? alla ricerca della situazione, in cui sono rimasti bloccati nella vita, ok? È come se lei avesse riconosciuto Federica mentre cucinava come la sua mamma e lei aiutava sua mamma a cucinare. Quindi è come se come se fosse riuscita a incastrarsi nella, mh, nell'azione che stava facendo Federica. Ha aperto davvero il portale? È come se le avesse spostato il piano più che aperto il portale. No, il portale Piano in che senso? è come se io la vedo, cioè lei ha pensato di aprire il portale aureo, ok? È come se, come se vedo Federica che è come se avesse preso la bambina e l'avesse messa sopra uno scaffale più alto dove vede un'altra realtà, ma non è quella del portale aureo. Ma adesso la bambina è andata in mezzo ai 300 rotti? Sì, 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 perché vagava sempre lì, poi vicino a Federica, su questo piano rialzato, ma vagava sempre lì e adesso è Ok. stata richiamata. Insegna in eterico, mostra in eterico a Federica come aprire un portale aureo. Mhm. Mhm. Cosa vedi? Ho visto una cosa che non era chiara neanche a me, nel senso veniva spontanea in eterico a me. Ma cosa succede? Succede la differenza tra un portale aureo e un portale definitivo, oppure Mhm. dell'oblio, è che richiami quel tipo di vibrazione. Quindi quando in eterico io faccio il gesto di aprire un portale aureo, mentre faccio il gesto richiamo quel tipo di vibrazione che c'è nel portale aureo, che è quel tipo di energia. E la differenza è questa, quando lei ha aperto il portale aureo ha immaginato solo un portale aureo, ok? E si è creato come se avesse spostato la bambina solo su un piano diverso, ma non oltre, cioè è come se la bambina fosse rimasta nell'energia eterica intorno qua e non in un'altra energia, ok? Non Mhm. so se riesco a rendere l'idea. Non ha creato una Ecco. vibrazione, ha creato, Esatto, ha non creato dico solo uno fisicamente, ma spostamento. mm, mm. Mm, Adesso lo so fare in sì. eterico. Mhm. Secondo episodio, quello della grotta del piccolo sole. Sì, come se lei là sotto fosse entrata a vedere una realtà di un altro pianeta, potrei dire. È, è come se quello fosse un loro, una specie, un piccolo rito, cioè rito nel senso abitudine, ecco,
che hanno questi abitanti di questo posto. Mhm. E lei è andata facendo questa discesa, ok? È arrivata alla vibrazione dove poi è riuscita a vedere questa realtà di questi esseri, persone, cioè persone, vabbè, abitanti di questo luogo. Per caso. Potrebbe fare coscientemente e non per caso delle esperienze del genere da adesso in poi. Sì, quello che mi viene da dire è per le varie esperienze che ha avuto, appunto, no? Anche quella che gli formicolano i piedi e le mani, gli EDL, la bambina, ok? Deve prima imparare a sentire l'energia e a vederla in qualche modo, no? Percepirla anche con le mani, perché così riconosce quello che sta facendo, perché se no capita, mi viene da dire, capita in frequenze vibrazionali a caso. Mm. E tipo quello delle DL a volte non può essere, cioè può essere anche che gli viene presa energia perché è tutta, cioè quella delle DL è vibrazione bassa, no? Mm. Se lei invece prima impara a riconoscere la vibrazione e l'energia e a vederla, a sentirla, allora si può concedere di eh, ehm, andare con l'ascensore, diciamo, no? Al posto da lei desiderato, coscientemente. Va bene, impiantazione mentale. Mhm. Allora, veniamo alla sezione mh, più generica. Quest'anno lei fa l'orto e non cresce niente. Vento caldo, formiche. Partiamo dalle formiche. Causa esoterica dei centinaia di nidi di formiche nell'orto. Allora, come se ci fosse in vari luoghi, cioè è successo lì come in altri posti con le stesse caratteristiche, mi viene da dire quasi a livello mondiale, dove Mhm, c'è un certo terreno, allora è terra che sarebbe fertile, che poi diventa secca, arida, mhm. ed è come se sotto ci fosse una bolla, io vedo questa cosa, una bolla dove proliferano queste formiche. Allora, mi viene in mente che io ho visto sì, ho visto delle formiche anch'io così grosse, fastidiose. Le ho viste anch'io in un luogo qualche giorno fa. Mhm. E vengono, mm, sì, e sono create in questi posti dove c'è questo terreno che sarebbe fertile, ma è molto secco e arido, e sotto è come se si formasse appunto questa bolla dove proliferano queste formiche e poi fanno altre varie bolle, diciamo, dopo, tutte vicine. Ehm, allora, da una parte vedo, allora, se io guardo all'orizzonte, vedo, diciamo, così, davanti, Mhm. vedo come in eterico, vedo come se ci fossero delle pareti mm, che hanno anche tipo un colore beigino, potrei dire, ok, che emanano tipo dei raggi magnetici, però mi viene delle onde così. E invece se io guardo sopra, ok, quindi come se fosse nel cielo, vedo due strutture, apparecchiature diverse, potrei dire una un po' più chiara, che è come se emanasse del liquido con delle sostanze e se mi fermo a vedere mentre scendono, eh, sì, ci sono vario alluminio e c'è anche tipo qualcosa che derivante un po' dal silicio modificato, boh, mi viene da dire così. SCO, Ma da non dove so, vengono queste sostanze? fatte in maniera artificiale, dall'alto, dal cielo.
tipo possono essere mischiate all'acqua, direi, alla pioggia. E invece di qua vedo una struttura che appare un po' più scura, Mhm. che manda da aria, quindi potrebbe essere corrispondente alle scie chimiche, ok? Che aria che pian piano scende e si deposita. E in eterico è come se creasse una struttura, una barriera sul terreno, in Mhm. maniera tale che non possa ricevere le sostanze che vengono messe, tipo acqua o concimi, ok? Come se mettesse una rete, una barriera che non fa passare queste cose. Elena, causa Mhm. esoterica della siccità europea e in tutto il mondo dell'estate 2022. Allora, in eterico, appena hai detto siccità, si sono accesi 3 enormi fari in cielo. Sai, Mhm. quelli tipo da interrogatorio? Mhm. Ecco, enormi, e sono stati accesi artificialmente. Andiamole a cercare tutte e tre. Come Dove se sono? fossero, sai, quelle lampade con cui fanno crescere gli animali, ecco, una roba così. Mm. Mm. Le piante di marijuana. Ecco anche. Sì, vabbè, ok, sono eterici questi Riscaldatori pesanti. fari, Allora, direi funghi che allora, termici. in eterico appare con questa potenza, quindi tu mh, 3 cose enormi, cioè quindi che emanano questo calore incredibile, paragonabile appunto a quelle lampade che cioè, quasi ti ustionano, ok? Mhm. Ed è, direi che allora artificialmente, proprio fisicamente, è stato creato questo calore. Quello che posso vedere è come se avessero raccolto, è come se la luce del sole, il calore del sole viene triplicato, in- viene da dire triplicato, è come se lo raccogliessero, ok? E riuscissero a moltiplicarlo e poi distribuirlo uniformemente per farlo scendere tutto molto caldo ovunque, con delle tecnologie che sono tecnologie molto avanzate che riproducono il calore dello specchio, no? Quindi Mm. è come se ci fosse uno specchio che poi crea la fiamma, no? Quindi il calore moltiplicato in questa maniera. Ci sono delle tecnologie che moltiplicano questa cosa. Ok, chi le ha mandate queste lampade? Allora, Deep State vedo, è come se di là ci fosse l'equipe, tra virgolette, che hanno fatto tutta la parte sanitaria, no? Quindi Cinivac e via discorrendo. E qui adesso in primo piano che stiamo parlando di questa cosa, no, climatica, di calore, appare questo signore un po' su di età con i capelli ricci, grigi, grigio-bianchi, che fa parte dell'elite. Chi Un è? po' come se fosse a livello di Bill Gates per l'altra cosa, no? Ma chi è? Mm, eh, mm, Schwab? no, sto cercando tra le persone che conosco, ma Non lo conosco. no, di nome no, cioè non Quindi so chi sia. agenda verde? Sì, Molte piante sono morte secche. Sono morte secche per l'acqua che manca o sono morte no, secche per l'acqua altri non motivi? manca, l'acqua non manca. No, beh, però non ha piovuto. Sono morte perché l'acqua non è scesa dal cielo Sì, o non per l'ha altri fatta motivi? arrivare. Cioè, è come Sì. se vedo che è come se avessero bloccato l'acqua in periferia. Allora,
l'immagine che ho in eterico è come se fosse una grossa serra, un'enorme serra circolare, ok? Mhm. E l'acqua arriva da tutto intorno al circolo e dentro c'è tutta la terra, no? E viene irrigata, ok? Continua l'acqua, no? In continua in maniera regolare che non fa marcire le cose ma le nutre bene, ok? Quindi la Mhm. terra in sé naturalmente fa questa cosa. E loro l'hanno bloccata in periferia, l'acqua, quindi hanno messo come se fossero delle paratie, no? Tutto intorno a Ok, ma questo enorme cerchio. perché molte piante sono morte? Per la siccità? Allora, più che per la siccità, io vedo questo. No, allora, no, le formiche ci sono perché con questo eh, meccanismo che hanno fatto di aridità all'esterno e questa bolla di umidità sotto ha fatto sì che queste formiche proliferassero. È come se avessero scelto questo tipo di formiche, però, ok? Come se ce l'avessero messe lì e hanno proliferato queste formiche qua. Le piante sono morte, io vedo tanto l'effetto elettromagnetico di quelle cose là in fondo. Tra il caldo e l'effetto elettromagnetico sono morte molte Dei piante. fari da stadio? Quelli? No, sai quelle pareti che ti ho detto che ho visto, più o meno beige, che emanano onde elettromagnetiche? Ah, quelle? Ok. Mm, anche sì. E perché vogliono le piante? Per far credere, allora, per due motivi. Uno, far credere che appunto ci sia l'emergenza climatica e secondo, per far credere che ci sia l'emergenza alimentare e quindi anche lì far finta che creano delle robe che possono far finta che non si possa più produrre, che ne so, cereali o cose varie, ok? Che è legato molto anche agli animali che stanno facendo morire così a iosa, cavolo. E invece poi bloccano tutto. Chi è il Cioè, le responsabile? bloccano. Chiamalo. Allora, c'è questo tizio qua con un'entità, è una mantide, una grossa mantide, e questo tizio con i capelli grigi, Come bianchi, si chiama il ricci. tizio? Crawford. Crawford. Ah, non è Odino. No, no, è quello di prima che ho visto, il tizio di prima. Sopra la mantide, tu vuoi sapere? Mhm. Vedo che come di là c'è come collaborazione tra umani, tra virgolette umani, e un'entità. Va bene, sia come sia, io credo che tutto sia molto solo individuale. In ogni caso, mettiamo Mhm. un grande ad eternum tutti insieme. Federica ha chiesto di chiamare tutte le perle, tutte le PS e le PE che vogliono venire. Lo facciamo quindi tutti insieme, tutti quelli che intervengono, e mettiamo un grande ad eternum intorno a ognuno di questi tre fari. Un altro, e sono tanti, attorno a ogni pianta che ha subito un disagio quest'estate, comprese quelle cosiddette morte. Ne mettiamo miliardi a bolla, una adiacente all'altra, tutte nel cielo. Questa rete di bolle ad eternum crea equilibrio, le cose vanno come devono andare Mhm. nell'ambito meteo, non non sono influenzabili, cioè le cose, da attività umana o extraumana, ma comunque non naturale. E tutto questo di fronte, Federica l'ha chiesto, l'archetipo della natura, madre terra, se vuoi. Quello che dici in questo momento è un po'
può essere un Chi? po' disarmante l'archetipo Madre Terra. Cosa dice? Dice, come voi nel piccolo con la PS vi create le interferenze per evolvere, Mhm. anche noi pianeti, tra virgolette, ci creiamo delle modificazioni per evolvere. A volte c'è, come per voi, un'interferenza esterna nelle modificazioni che dice, interferisce un po' con i nostri programmi, tra virgolette. E se perdiamo il controllo su quello che accade sul nostro pianeta, ci servirà come lezione per poi ricominciare e farlo in maniera diversa. Ok, cosa nascerà al posto di tutti questi alberi secchi? Niente? Siamo ancora in un momento dove non è detto che vinceranno le interferenze, tra virgolette, dice, nel senso che io sto ancora agendo e ho ancora la forza eh, per far sì che io riesca a bloccare tutto questo intervento artificiale. Quindi per ora non so dire cosa ci sarà. Il mio obiettivo è riuscire a bloccare tutto questo e far rinascere piante verdi e più forti di prima. Ok, i vari Eternum li abbiamo messi. Mhm. Le, I tre fari da stadio sono disattivati o lo erano già Non prima? ti ho sentito. I vari fari da stadio sono disattivati o lo erano già prima? O non lo sono? Sono inglobati dentro questi enormi ad eternum che sono usciti con le perle e tutte le PSPE intervenute, sono usciti a forma di cuore enorme ognuno, che ha inglobato ognuno il faro. Sono inglobati lì dentro, non possono fare più niente. Federica cosa ha fatto in tutto questo? È come se ci avesse messo il zampino, tra virgolette, nel senso che eh, mh, ehm, tutti abbiamo seguito la sua immagine. Lei in eterico ha messo un'immagine e noi tutti abbiamo fatto quello che la sua immaginazione aveva creato. Diciamo, abbiamo riempito tutti la sua immagine, ecco, in 3D, mi viene da dire. Come se avesse diretto, come se avesse fatto Vabbè. la regia. Lo senti l'eterico delle piante, l'eterico delle rocce, l'eterico del Mhm. vento, l'eterico del caldo, l'eterico del freddo, l'eterico del sole. Sì. Mhm. Lo sento e lo vedo, cambia proprio la vibrazione a seconda di che cos'è. Ti vogliono dire qualcosa? Sì, c'è un albero, una quercia, una grossa quercia che mi dice che loro seguono una certa linea vibrazionale, no? È come se la percorressero, ci fosse come se ci fosse una molecola che percorre questa linea vibrazionale di continuo. È Mhm. come se facesse un check che vibri sempre in maniera sincronica e armonica tra tutto. E quando ci sono dei punti dove questo non avviene, avvengono i cambiamenti, tipo a livello naturale, non quelli artificiali, tipo può essere un terremoto o una valanga o cose così. Mm, È come se ci fosse uno spostamento vibrazionale e quindi succede una cosa un po' distonica, ecco. E lei I- mm, io da bambino mi arrampicavo in cima alle querce. Lei mi conosce?
In cima, in cima, in cima, in cima. Lei ti conosce perché è come se tutte le piante si parlassero, quindi quando ti ho detto mi conosci è andata a riprendere la tua energia e la tua immagine sopra, in cima alla quercia e vede che tu diventavi parte di questa linea vibrazionale. Dice che ti chiede se te lo ricordi, cosa Mhm, sentivi. mhm. Mm. Eri Va come bene. il collegamento con l'esterno, diventavi Con una quale esterno? protuberanza della pianta, cioè le foglie e poi tu è come se la tua vibrazione, la tua energia intorno a te, ok, si prolungasse oltre la pianta, ecco. Mm. Va bene. C'è un ad eternum in ogni pianta, attorno ad ogni S- pianta del mondo? Sì, Quali sì, sì, l'ho conseguenze ha? messe prima. È come se ci fosse un ribollire di tutte le molecole della terra proprio, no? Quindi Del come se, terreno? sì, del terreno, è come se il movimento atomico molecolare facesse ribollire, scuotere tutta la terra. E questo è come se col setaccio facessi così, no? O come se tu metti una polvere in un contenitore, ok, e poi fai così per farla diventare tutto sullo stesso livello. Ecco, sta Mhm. succedendo questa cosa qua per ritrovare la sincronia vibrazionale, la sincronicità vibrazionale. Va bene, perfetto. Torniamo da Federica, la portiamo al suo cluster. Non so quanta roba troveremo, vediamo. Vediamo se ci sono dei contratti. Sì, ci sono dei contratti relativi principalmente sì, all'entità mentale di livello 2, che è come se poi collegasse agli altri delle interferenze che ogni tanto alternanti, ecco. Mhm. Via tutto. Ok, fatto. Mettiamo anche qui un ad eternum Mhm. e andiamo a vedere se all'avatar c'è qualcosa. Sì, un piccolo spicchietto, una righetta. Via tutto, un ad eternum anche qua. Ok, adesso Ok, con questa nuova condizione, nuova frequenza, che non era affatto male. 347 miliardi. Nuova consapevolezza. 238, PSPE. 63, 37, Vite precedenti. 679. Percentuale di cervello. In questo momento 10.7. La sento proprio insieme a noi qua. La fine tra una settimana? Allora, se lei lavora quotidianamente su sentire le vibrazioni, sentire e vedere le vibrazioni, eh, potrebbe mantenerla intorno al 9.8 e con i picchi quando sente e vede le vibrazioni anche a 11. Mm. E poi può arrivare a sentirlo e vederlo sempre, diciamo, a comando, sentire e vedere proprio le vibrazioni e il movimento molecolare delle energie tra un 3 mesi Mm. più o meno e rimanere sempre intorno al 10.7 come ora. Mm-mm.
Va bene. Mm, Ci sono correttità, impianti? Nome del progetto, cioè il progetto è ancora esistente? No, Probabilmente non c'era nemmeno prima, era no, solo un'entità infatti, mentale. esatto, sì. Il nome della PS della PA è cambiato? Adesso mi dice la PS è Lotto Viola. Mm. E la Mm. PA? E la PE mi dice Sfera Viola. È come se fossero. Allora, la PS la vedo, mi si mostra come tanti petali chiusi viola e la PE è l'involucro sempre sferico viola. Ok, messaggio finale della PS della PA di Federica a Federica e ai suoi cari. Sì, allenati giornalmente a sentire le vibrazioni sia delle persone che degli oggetti, delle piante, della natura, anche delle rocce, dei sassi, del terreno. Che inizia sentendole con le mani, anche con i piedi. Se tu lo fai a piedi nudi, anche in casa, sei molto più collegata al campo e quindi lo puoi sentire molto di più. E poi inizia proprio anche a allenarti a vederlo, magari prima in eterico, poi quando apri gli occhi, dopo un po' vedi, è come se vedessi in trasparenza, ecco, quelle molecole che si muovono. Se tu fai questo appunto in poco tempo, riuscirai a fare quegli spostamenti che hai fatto per caso in maniera consapevole e conscia, ecco. Guidata e Mm, consapevole. sì. Ok. Il progetto Siccità, che io ho chiamato Siccità, ha Mhm. in realtà un altro nome? Drago verde. Mm. Mm. Il mandante ultimo chi è? Boh, vedo sopra Zeus, ma c'è tipo una collaborazione un po' con Odino che è un po' parallela anche, diciamo, alla parte sanitaria e poi di qua vedo quello che ti ho detto prima che si chiama, non mi ricordo più, quel tizio con i Ok. capelli grigi. E poi le mantidi che controllano tutto, i movimenti vari. Va bene, tutti questi in un potere definitivo per tutti. Ok. Bene, diamo a Federica tutte le informazioni di cui ha bisogno, come creare un portale Aura, come distinguere un EDL proprio da quello di un altro, come Mhm. aiutare un disincarnato, tutto quello che è già successo un po' pasticciato, Mhm. glielo diamo in eterico. Queste informazioni sono libere, sono disponibili per tutti, Mhm. quindi anche per i due figli. Mhm. Ultima battuta sulla presunta fiamma, che erano 4 grezze, e abbiamo finito. Sì, diciamo, la PS dice, e anche la PS la PS, l'idea della PS, non so come dire, la presunta PS della presunta fiamma, mi viene da dire. Allora, se tu segui le vibrazioni, impari a sentire le vibrazioni e l'energia, sentire e vedere, se tu segui le tue stesse vibrazioni, energia, mi troverai, dice la fiamma presunta. Il marito cosa fa? Non c'era, quindi Non si è fatto più vedere. no, non c'era, no. Va bene, Elena, disconnettiti da Mhm. tutto e tutti.